Ben ritrovati. Allora, terza console dell'otto, ok? Questa è la 1200 e l'ho messa qui momentaneamente, ok? In prova, in test. Allora, io ho visto che la scheda ha subito un sacco di lavori, ok? C'è flussante dappertutto, letteralmente dappertutto, però tutte le misurazioni fatte sono a posto, ok? L'unico inconveniente è che adesso purtroppo capita di non avere il ricambio, ok? La console è arrivata senza l'alimentatore, ok? Quindi che cosa ho fatto? Ho preso di un'altra FAT, ma chiaramente non ci sta qua, perché ha una forma diversa, ok? E gli ho collegato solo il cavo dei 5 volt, ok? Dietro. E adesso io qua ho già collegato la mia pinza al coccodrillo del multimetro, sì, no, del multimetro, dell'alimentatore da banco, ok? E qui questo è il positivo dell'alimentatore da banco, gli arriverò qui sul connettore dei 12 volt, ok? Per fornirgli i 12 volt che serve alla console, ok? E voglio anche vedere cosa succede con il cavo HDMI. Magari per un caso fortunato riesce a funzionare, ok? Allora, io ho 12 volt e l'alimentatore da banco riesce a fornire fino a 10 ampere. Ho visto che gli alimentatori, questi qua, riescono a sopportare fino a 17 ampere, quindi spero di cavarmela e che la console non chieda tutti i 10 ampere, ok? Allora, andiamo a dargli 12 volt, farà un po' di scintilline ma va bene così, è normale, ok? E mentre gli diamo corrente, ok? Andiamo a premere il pulsantino qua. Questi qui sono quelli che non hanno il pulsante touch ma ce l'hanno fisico e dovrebbe esserci un pulsantino ma qui chiaramente non esiste più. Andiamo a vedere. Si accende, ok? LED blu lampeggiante, la ventola non gira, il che è un po' preoccupante perché qua la ventola è controllata dal Southbridge, quindi se ci sono problemi con la ventola, o è la ventola chiaramente, può essere anche, o può essere il Southbridge che ha problemi, quindi aspettiamo un attimino, vediamo se riesce ad andare in luce bianca per casualità, o se rimane luce... Uh! Ci abbiamo la luce bianca! Ragazzi, dovrebbe essere non funzionante per ricambi sta scheda, invece funziona. Aspetta. Allora, non c'è la ventola, ok? È un problema. Lasciatemi vedere un attimo se mi mostra delle immagini. Uh! Bello, bello, c'è anche l'immagine, c'è anche l'immagine. Bello, bello, bello. Allora, aspettate un attimo. Sento un rumore qui di tipo bzzz che non mi piace. Allora, spegniamo la console. C'è pure l'immagine, ragazzi. Quindi, boh, io non capisco. Lasciamo che si spenga del tutto. Ok. Siamo riusciti anche senza alimentatore ad accendere la console. Wow. Che bello. Allora, io c'avevo questo qua, eccolo qua, l'alimentatore. L'hard disk originale, a quanto sembra, perché è il supporto suo, ok? È il suo carrellino. Quindi, vediamo, magari si accende. Può essere di sì, può essere di no. Colleghiamo già subito anche il controller. Potremmo anche mettere un filo e collegarlo ai 12 volt, così non devo stare io. Mi sarebbe più comodo direttamente andare nel punto qua dove ci sono i due perni, così
vado direttamente con il coso, però non riesco ad arrivarci. Ho i fili troppo corti dell'alimentatore da banco, devo procurarmi delle prolunghe. Quindi, vabbè, saldo un filo bello grosso, ok? Bello grosso, e vediamo di attaccarci la pinza a coccodrillo. Torno subito. Ok, ho trovato un filo abbastanza grosso e lungo, l'ho attaccato dietro e adesso sono pronto per accenderla e provare. Ok, voi non vedrete niente, purtroppo mi dispiace, non posso farci nulla perché le console PlayStation hanno l'HDCP sempre attivo, anche in safe mode, e non si riesce a fare niente con la capture card. Si è avviato l'hard disk. Adesso cambio la sorgente HDMI sullo schermo, così riesco a vedere io che cosa succede. È tornato sullo schermo principale, riproviamo. Ok, luce bianca, adesso dovrebbe mostrarmi l'immagine. Di nuovo, terza volta, non è abbastanza. Dai, mostrami l'immagine. Ehi, mi hai mostrato l'immagine prima. Cioè, quindi con l'hard disk non c'è nessuna immagine? Interessante. E la ventola non funziona. Ah no, dai, non ho inserito il cavo, ragazzi. Perché non me l'avete detto? Eh? Perché non mi avete avvisato? Ecco, adesso dovrebbe mostrare l'immagine. Ok. Bentornato su PlayStation. C'è proprio la schermata iniziale, l'hard disk è il suo. È già... Wow, è resettata. È resettata le impostazioni di fabbrica. Wow. Su che firmware è? Allora, sistema, informazioni sul sistema 10.01. Ok, molto bene. Allora, disabilito HDCP, così riuscite a vedere. L'alimentatore siamo su 5 A, quindi ok. Adesso ve lo faccio vedere sulla capture card. No, è andato dietro. No, il cavo HDMI della capture card è andato dietro. Aspettate un attimo. Trovato, trovato. La console, anche se non sta facendo nulla, comunque scalda e devo sbrigarmi. Allora, andiamo, capture card console, eccola qua, vedete? Aspettate che rimodifico le impostazioni dello schermo perché stavo facendo in modalità di condivisione. Ok. E eccoci qua. 10.01 come avevo fatto vedere. E vediamo un attimino. Il wifi potrebbe funzionare, non ne ho la più pallida idea. Potrebbe. Allora, vediamo. Configura wifi, vediamo se becca il mio wifi. Sì, c'è il mio wifi, ok, quindi il wifi funziona. Potrebbe avere problemi con il lettore Blu-ray? Potrebbe. Ma questa è una console che funziona, wow, fantastico. Video breve. Chiaramente adesso non è che posso testarla, io dovrei avere tutto il resto delle cose, l'alimentatore chiaramente, perché adesso non è che posso dire testo così, cosa testo, non testo niente, è tutta così, però posso spegnerla, aspettate che la spengo, allora spegni, così siamo a posto, ok, questa si spegne, l'unica cosa che non va è la ventola, e devo, wow come scalda, raffreddiamola un attimino, speriamo di fare qualcosa, ok? Ok, intanto si è spenta. Il controller funziona, già buona cosa. L'hard disk funziona, un'altra buona cosa. La scheda funziona. Fantastico. Devo capire perché la ventola non va. Cambierò la ventola, vediamo cosa succede, se magari è la ventola il problema oppure no. E vado avanti.
Allora, giusto così per conoscenza, magari qualcuno non lo sa, comunque anche io l'ho scoperto da poco. Volevo testare la ventola di questa console qua, no? Per vedere se funzionava. E allora mi sono domandato, ma come faccio io con una ventola che ha 3 fili? Di solito ne hanno 2, no? Positivo, negativo e basta. Ma questa è controllata, ok? A velocità controllata, quindi bisogna capire come funziona. E allora, andando con l'alimentatore da banco un po' in giro destra e sinistra, ho visto che qualcosa funzionava. Per esempio, se io prendo il filo marrone, ok, e il filo nero, la ventola comincia a muoversi, però non fa rotazioni complete, ogni tanto gira in senso orario, ogni tanto in senso antiorario. Allora ho pensato, magari ci sono 2 positivi. Allora ho messo in comune quello grigio e quello marrone, ok? Filo grigio e filo marrone. Le ventole funzionano sempre a 12 volt, almeno quelle delle PlayStation, ok? Ho messo, ecco qua, ho collegato 2 positivi, ok? E adesso se vado, ecco, avete visto? Yeah, funziona, questa funziona. Chiaramente non va bene perché è una di quelle dell'8 che ho preso che è rotta, quindi non posso utilizzarla, ma questo mi dà un'indicazione per capire se questa ventola adesso posso testarla e vedere se funziona oppure no. Andiamo subito a verificare. Quindi abbiamo i nostri 3 fili, uno nero, uno grigio e uno marrone. Quello grigio e quello marrone li prendiamo e li mettiamo in comune. Ok? Se noi andiamo a prendere, a mettere il puntale qui sul nero, negativo, abbiamo un assorbimento di 20 mA, 30 mA, 40 mA, ma la ventola non si muove, non so se si nota all'interno, ma la ventola non si muove. Quindi effettivamente sì, la ventola è bruciata. Gran difficile che brucino le ventole secondo me, eh? Però, ecco. Allora, siamo ancora qua in questa console e volevo darvi l'ultimo aggiornamento, poi ho finito. Ho montato una ventola ricostruita, ok? Perché ho preso una di quelle ventole là con i fili rotti, strappati, eccetera. E gli ho risaldato i fili perché alla fine, scoprendo che la ventola non funzionava, ho preso un'altra ventola e gliel'ho, diciamo, adattata, ok? Per farla funzionare. Quindi la ventola adesso, questa ventola qua sta funzionando e sta tenendo fresco tutto quello che serve. E il problema di questa scheda è che il lettore dei giochi non funziona completamente, cioè non fa entrare e uscire il gioco, non fa girare il disco. Questo è dovuto purtroppo a questo chip qua, il Renesas chip, ok? Che è morto. Come faccio a dire che è morto? Perché la console in fase di aggiornamento non riesce a completare l'aggiornamento e viene fuori il codice di errore SU 41118-5 se non ricordo male, che è il codice relativo appunto all'impossibilità di riconoscere il Renesas e, e installare il nuovo firmware anche sul Renesas. Quindi, vabbè, pazienza. La cosa positiva da questa scheda qua qual è? Abbiamo un hard disk funzionante e abbiamo una scheda completamente funzionante, eccetto per il Renesas. Ok? Quindi le RAM sono buone, il circuito dell'HDMI è buono, il Southbridge è buono, qualsiasi altro pezzo e componente è buono, quindi è una buona e perfetta scheda per ricambi, senza alcun dubbio, quindi si può prendere qualsiasi componente da qua e usarlo su altre schede, insomma. Ecco, tutto qua. E vabbè, alla fine ne abbiamo risolte una su tre e niente. Qua
Se non avessero legato il chip Renesas non ci sarebbe nessun problema. Sarebbe bello anche poter prendere un chip qualsiasi e riprogrammarlo e rendere di nuovo la console operativa, ma questo lo può fare solo la casa madre e noi comuni mortali siamo destinati a dover riciclare queste cose qui e basta. Va bene, niente. Aggiornamento finito. Ciao ragazzi.